Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi vedremo come funziona un ransomware provando a crearne uno. Infatti creeremo un ransomware in Python in modo da capire come gli hacker riescono a criptare i nostri file e a chiederci soldi in cambio della chiave di decriptazione, ma capiremo tutto meglio in questo video. Comunque disclaimer, non utilizzate niente di quello che vi dirò in questo video a scopi maligni, quindi non provate a mettere un ransomware nel computer della prof, mi raccomando. Comunque, a parte gli scherzi, non usatelo contro nessuno, perché se sbagliate qualcosa potreste anche criptare i file e non poter più ottenerli indietro. Quindi state molto attenti. Ho preparato 3 file di cose che potrebbero essere servite a una persona obiettivo, tipo coseimportanti.txt, dove c'è l'indirizzo di sua nonna, la password della banca e l'email del suo amico strettissimo, con la mia fantasia incredibile, un'immagine dove sicuramente stava dando sfogo alla sua arte, e test.txt, che è un file molto importante. Ora facciamo finta di essere l'hacker e creiamo un file cryptfile.py. Importiamo il modulo OS, che è built-in su Python e ci aiuta a gestire le cose del sistema operativo, e ci serve una lista di tutti i file di una cartella. Quindi useremo os.walk. os.walk ci ritorna i file, il percorso e le cartelle. Quindi magari creiamo una cartella apposta per i file targets, e mettiamo tutti questi file qua e facciamo una lista dove andremo a mettere appunto tutti questi targets uguale lista vuota, e poi usiamo os.walk per andare in loop in questa cartella. Ora os.walk ci ritorna il percorso del file, il nome delle cartelle e il nome del file, ma a noi serve solo il nome del file, quindi gli altri li lasceremo col trattino basso. Quindi in os.walk targets, due punti, e facciamo targets.append file, poi scriviamo alla console targets. Qua ci darà una lista con cose importanti.txt, obiettivo.png e test.txt. Attenzione che è una lista nestata. Ora però dobbiamo criptare effettivamente i file. Per questo ci servirà una libreria, cryptography, no, pipistrel cryptography, io già ce l'ho, e andiamo ad importarla all'inizio del file. Quindi from cryptography.fernet, che è uno dei pacchetti di questa libreria, importiamo la classe fernet. Però prima di andare a criptare i file ci serve una chiave di decriptazione. Per crearla andiamo in un altro file, facciamo gen.key.py, qua importiamo solo cryptography.fernet e facciamo with open key.txt in modalità UB, questo perché ci dà dei byte e quindi dobbiamo scriverlo in modalità byte, sf f.write fernet.generate key. Quindi questo file lo dobbiamo eseguire solo una volta. Abbiamo questo file, abbiamo key.txt. Questi sono dei byte che sono praticamente incapibili e ci aiuteranno poi a decriptare i file. Comunque ritorniamo nel nostro cryptfile.txt. Per farlo dobbiamo fare un'istanza di fernet, facciamo f uguale fernet, e fernet prende una chiave. Questa chiave la dobbiamo aprire dal file key.txt, quindi with open key.txt in modalità rb, perché sono appunto dei byte, sf key è uguale a f.read, quindi leggiamo il contenuto di questo file e la passiamo a fernet. Ora con questa istanza di fernet possiamo andare a criptare ognuno dei file. Quindi ora, usando un loop for target in targets, facciamo with open target in modalità rb, perché ci serve al solito in byte, sf, facciamo content uguale a f.read, questo ci ritornerà dei byte, e facciamo f.encrypt, ok, magari facciamo qua as file perché sennò f capisce che è quella di fernet, facciamo f.encrypt content, e questo ci darà il contenuto però dato che dobbiamo andare a riscrivere in quello stesso file. Quindi facciamo encrypted content è uguale appunto f.encrypt content. Facciamo with open target in modalità write bytes as file, facciamo file.write encrypted content. Ok, dimenticavo che dobbiamo fare in targets 0 e che i nostri file sono in un'altra cartella, quindi facciamo una f-string, facciamo target, e in questo modo, una volta aperto ogni file, avremo solo dei byte random che ci hanno criptato il computer, anche perché l'immagine non si apre ed è solo questo. Anche coseimportanti.txt è stato compromesso e quindi ora dobbiamo riuscire a decriptarlo. Ora nel mezzo ci sarebbe pure il processo che l'hacker ti chiede di pagare una certa somma eccetera, però noi lo facciamo solo a scopo di test, quindi non metteremo funzioni di pagamento
pagamento, cose strane. Facciamo finta che noi abbiamo già pagato e l'hacker ci dà questo decrypt.py. Ora qua importiamo sempre OS e da cryptography.fernet. Poi facciamo una lista file to decrypt quota e facciamo f for f in os.listdir targets. Quindi questa è una list comprehension che andiamo a prendere ogni file nella lista della cartella targets. Quindi for file in file to decrypt, quindi andiamo a generare una istanza di fernet, facciamo fernet così siamo più sicuri, fernet, e ci serve la chiave. Quindi come prima andiamo ad aprire quel file with open key.txt in modalità rb as key, diciamo key è uguale a key.read e quindi passiamo questa key per net. Ora con un loop for facciamo for file in file to decrypt, quindi dobbiamo aprire ognuno di questi file with open f targets slash file in modalità rb as f, facciamo encrypted content è uguale a f.read, quindi decrypted content è uguale a fernet.decrypt encrypted content. In questo modo possiamo andare a riscrivere questo contenuto decriptato nello stesso file. Quindi andiamo a rifare with open f targets file in modalità scrittura binaria f, facciamo f.write decrypted content, quindi eseguiamo questo file e possiamo vedere che obiettivo.png, test.txt e cose importanti.txt sono ritornate come prima. Comunque se hai imparato qualcosa ti consiglio di iscriverti, perché in questo canale porterò contenuti di Python e voglio iniziare a portare anche contenuti di sicurezza informatica. Metti like per farlo vedere a più persone e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!